Ciao Roberto, scusami il disturbo, ma io ho una domanda. Che cosa stai facendo? Sto facendo il sopranino curvo. Noi lo facciamo nelle tre versioni, diritto, curvo, e per conservare un po' la nostra unicità l'abbiamo fatto anche mezzo curvo. E quanto è importante il sopranino per te? Ma il sopranino diventa un qualcosa di... è una soddisfazione, proprio un qualcosa di hobbistico, non so, non è più un lavoro, diventa qualcosa di piacevole, una specie di gara con te stesso, vuoi riuscire a fare qualcosa di unico, ma non per prenderti così, per sentirti dire che sei bravo, ma lo vuoi per fare per te stesso, vuoi riuscire a fare qualcosa che, come nel caso del sopranino semicurvo, non aveva mai fatto nessuno. E quanto è complicato mettere le mani su un taxellino? Ecco, effettivamente è abbastanza complicato. È complicato perché diciamo che nella costruzione del sopranino io sfrutto al massimo la mia esperienza. Ecco, e purtroppo ci si trova a volte ad avere dei problemi maggiori, cominci a non avere più una vista così perfetta e quindi ecco, sarebbe bello avere 20 anni con l'esperienza attuale e tutte le diciamo avere la vista soprattutto, anche l'udito, ecco, avere gli organi diciamo principali perfetti. Ecco, avere così una prontezza di riflessi, Perché quanto tempo praticità. ci vuole a costruire da zero un sopranino? È difficile dirlo, siamo in una fase ancora, ci stiamo affinando per riuscire a costruirlo in tempi accettabili. Ecco, fino ad oggi non ci siamo preoccupati troppo del tempo e di conseguenza dell'utile che ne puoi ottenere. È ovvio che poi devi perfezionarti, devi riuscire a costruirlo in un tempo, chiamiamolo ragionevole, ecco, perché non posso, se uno ci impiega 6 mesi a fare uno strumento, siamo fuori completamente, vabbè, possiamo venderne poi appunto qualcuno come se fossero delle cose veramente uniche, noi vogliamo costruirne pochi, ma non è che devono essere, ognuno non può essere la pietà di Michelangelo, per dire, ecco. Perché uno dei problemi dei sopranini è proprio la poca disponibilità di spazio nell'inserire le colonnine, le chiavi, è vero? Sì, sicuramente ecco, lo spazio, gli spazi sono quello che alla fine rendono più difficile costruirlo, perché a volte è proprio una questione di un decimo o due, magari una chiave tocca contro l'altra, per cui devi essere sempre attento, devi rivedere, provare più volte la chiavetta, toglierla, rimetterla, toccare un pochino con la lima, con la fresetta, fino a quando passa e deve passare in quello spazio limitatissimo. Cioè, per forza, deve essere così per forza, insomma, non è che lo spazio è quello, devi farcela stare. Certo. E hai un desiderio? Ma io, avendo costruito questi tre modellini di sopranino,
A me affascina il bolero di Ravel, per cui quando così sarebbe una bella soddisfazione sentire un saxofonista veramente bravo, capace, o tre saxofonisti veramente bravi, capaci, e ascoltare un'esecuzione del bolero di Ravel con i tre sopranini che siamo riusciti a creare in questi ultimi 10-15 anni, insomma, cioè, non è che lo facciamo da pochissimo, adesso lo stiamo affinando, stiamo cercando di renderlo un po' più adattato alla produzione, ecco, che non sia ogni volta ne lo fai, è un miracolo. Sarà sempre, ogni pezzo sarà sempre un pezzo unico, perché poi un po' tutti i nostri saxofoni sono pezzi unici, ma non una cosa che ti è riuscita per miracolo, cioè tu sai che parti e hai dei punti di riferimenti ben chiari che stiamo cercando di creare delle dime, delle piccole attrezzature, non grandi attrezzature, perché pensare di costruirlo con una catena di montaggio di serie ci si può riuscire, ma non avrebbe un gran senso, deve sempre rimanere un prodotto altamente artigianale. Che dire, grazie Roberto, la tua testimonianza è veramente preziosa, ti ringrazio per il tuo tempo e perché no, prima o poi ascolterai il bolero di Ravel. Va bene? Grazie a te e a tutti i musicisti che scelgono i nostri saxofoni. Grazie.